Benvenuti all'ultimo video di questa serie sull'utilizzo di Q. In questo video vi mostrerò i setting del dispositivo e vi mostrerò come si possa aggiornare in maniera molto semplice. Riapro l'applicazione che avevo chiuso nel video precedente. Devo riconnettermi alla wifi perché Q è stato riavviato e quindi il mio computer si è collegato ad un'altra rete. Ok, ci siamo. Setting. Avete 4 tab qui nei setting. La prima tab è quella di sistema, dove potete resettare i valori di fabbrica del dispositivo oppure spegnerlo, è l'equivalente di questo tasto. Qui potete cambiare il nome del dispositivo, la modifica istantanea, voi potete chiamarlo Q-1, date l'ok e qui vedete che il nome di Q è già cambiato. Questo serve perché se avete molti Q nella vostra rete, ad esempio una fila di 10 dispositivi, potete riconoscerli attraverso il nome che date appunto in questa tab. La seconda tab è quella che serve per i settaggi video. Con questo toggle abbiamo delle statistiche video che possono esservi utili per vedere se il vostro contenuto è in riproduzione nel modo corretto. Abbiamo questa tenda che serve a vedere le risoluzioni offerte dal display o proiettore che avete collegato a Q. Tendenzialmente non dovrete mai agire in questa tab perché Q va a scegliere sempre il preferred mode offerto dal display che collegate. Ci sono delle situazioni di installazione in cui potrebbe essere necessario andare ad agire in questi setting. Con questa barra invece dell'opacità abbiamo la possibilità di regolare la luminosità dell'immagine sulla proiezione. Questo non è tanto utile al projection mapping quanto alle installazioni sugli schermi a LED, in quanto Q potrebbe occuparsi appunto della luminosità del display a LED utilizzato, che spesso è necessario che sia dimmerato perché magari è troppo potente. Nella tab audio avete la possibilità di appunto abilitare l'audio. Quando muovete questo toggle il video stoppa la riproduzione perché il player ha bisogno di lavorare in un modo totalmente diverso, quindi quando abilitate l'audio sarà necessario, o disabilitate l'audio, sarà necessario andare a ribadire nella tab dei contenuti la riproduzione del contenuto appunto. In questa tendina avete la possibilità di scegliere se l'audio deve uscire dall'uscita HDMI, quindi digitale, o in analogico dal mini jack, e con questa barra potete semplicemente regolare il volume dell'audio. L'ultima tab che vi faccio vedere è quella del rete, del network. In questa tab avete la possibilità di configurare la rete cablata, che di default è in DHCP, significa che la rete cablata andrà a chiedere i parametri di configurazione al vostro router della rete in cui andate a installare Q. Se dovete installare Q in particolari contesti di installazioni fisse, potete disabilitare questo e digitare manualmente l'indirizzo IP del dispositivo, ad esempio 192.168.0.11, e andare a scegliere una maschera di rete per poter appunto interagire con la rete. In questa parte invece potete configurare i setting della rete wifi, dove potete cambiare nome alla rete wifi, potete cambiare la password e potete scegliere un canale, nel caso il canale numero 1, che è quello che utilizza Q, fosse disturbato o ci fossero altre reti wifi che lo stanno usando. I tasti sono quelli per applicare i setting di rete, per richiedere al dispositivo di mandarvi gli attuali setting di rete, quindi vedete che l'ho premuto e lui è tornato alla configurazione che ha. Questo tasto è quello che serve per resettare i setting di rete ed è l'equivalente di premere con uno spillo per 5 secondi il tasto qui davanti nascosto nel buchino. Questo tasto serve appunto per farvi resettare
i setting di rete nel caso voi aveste magari installato il Q in un posto dove non vi ricordate più come era collegato, dimenticate la password oppure avete assegnato un IP statico che non ricordate. Per i setting è tutto.